Oggi parliamo degli effetti che ha il fumo sugli sportivi. Partiamo subito col dire che il fumo è la maggior causa evitabile di morte al mondo. Dati ripresi dal sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni sigaretta al suo interno contiene oltre 4.000 sostanze differenti, di cui almeno il 10% sono tossiche. Perciò in ogni sigaretta che fumate ci sono circa 400 sostanze nocive, delle quali almeno 50 sono cancerogene. Già solo questo dato dovrebbe convincere chiunque a smettere immediatamente di fumare. Ma finché una cosa non ci accade in prima persona, pensiamo sempre, no ma va, non accadrà mai a me. Ora vai a vedere che con qualche sigaretta mi viene il cancro. Eppure se facessimo un rapido conteggio, da quanti anni fumi e quante sigarette hai fumato da quando hai iniziato fino ad oggi? Non è una. E quante ancora ne fumerai? Sono migliaia, decine, centinaia di migliaia. Fare attività fisica va a smaltire i danni del fumo sui polmoni? Assolutamente no. E non so da dove è uscita sta storia. Se qualcuno ha mai pronunciato queste parole, di sicuro stava mentendo, oppure magari è un venditore di sigarette. Un atleta che fuma parte già con un notevole svantaggio rispetto a chi non fuma. Quando fumiamo inaliamo monossido di carbonio. E che effetti ha sul corpo? Va a ridurre la capacità polmonare, quindi in sostanza respiriamo peggio. Riduce l'ossigenazione nel sangue, quindi avremo dei muscoli meno ossigenati, quindi meno forti. Aumenta la frequenza cardiaca, affaticando di fatto il cuore, perciò aumentando anche il rischio di infarti. Cosa succede in parole semplici? Il monossido di carbonio semplicemente va a ridurre le riserve di ossigeno che ci sono nel sangue. Quindi il cuore, per sopperire a queste insufficienze di ossigeno, deve pompare più sangue, andando più veloce e affaticandosi. Fumare dopo l'attività fisica, che effetti ha? Dopo un'attività fisica intensa gli alveoli polmonari sono aperti e l'organismo ha bisogno di più ossigeno rispetto a quando è a riposo. L'attività fisica è già più elevata normalmente e va piano piano a ridurre la propria intensità, la propria attività man mano che stiamo a riposo. Fumando invece la frequenza cardiaca media aumenta, affaticando il cuore di fatto. Il fumo ha un effetto negativo anche sui muscoli, peggiorando la performance sportiva. Ci affatichiamo prima durante qualsiasi attività fisica, di qualsiasi tipo. Il fumo va a ridurre anche la capacità di recupero fisica e mentale. Inoltre va ad aumentare gli ormoni catabolici come il cortisolo, inibendo di fatto la capacità di crescita muscolare per una certa percentuale. Anche le ossa vengono danneggiate dal fumo, che causa un invecchiamento precoce di queste, perché va ad alterare i processi riparativi dei tendini e delle ossa. Quindi se avete un tendine infiammato e fumate, riducete di gran lunga la probabilità di rimettervi in forma, ragion per cui aumenta anche la probabilità di infortunarsi, avendo in generale tendini, muscoli e articolazioni più deboli. Anche semplicemente i tempi di recupero dopo l'attività fisica sono nettamente più lunghi in un fumatore rispetto a un non fumatore. Non è facile smettere perché il fumatore stesso si autoconvince di non voler smettere, però ci sono benefici immediati anche che potrebbero essere un incentivo. Il corpo inizia subito a ripulirsi e a eliminare le sostanze nocive, anche se sono state accumulate durante gli anni di fumo. Non è mai il momento o il giorno giusto per smettere, lo so, ma se ho smesso io vuol dire che è possibile farlo, almeno dal mio punto di vista. Io so che se non avessi smesso di fumare non sarei mai diventato quello che sono ora. Sembra esagerato, probabilmente, ma smettere di fumare ti cambierà la vita. Io non parlo così a caso perché sono stato un fumatore per 10 anni, ho fumato da quando avevo 15 anni fino a 25. Poi così di punto in bianco ho smesso e se questo argomento può interessare ne parlerò in un altro video. Parlerò di come ormai 9 anni fa ho smesso di fumare. Ok, il video è finito, vi ricordo di lasciarmi un like, per me è importantissimo, e di iscrivervi al canale perché la metà delle persone che guardano i video non sono iscritte. Perché? Perché non vi iscrivete? Ci vediamo alla prossima. Ciao!